Dal Vangelo secondo Giovanni. Una buona domenica a tutti. Il brano evangelico dell'adultera che ci viene proposto oggi ha una storia piuttosto travagliata. Nella maggior parte dei manoscritti antichi della Bibbia non c'è e è stato introdotto nei Vangeli soltanto dopo 200 anni. E come mai nella Chiesa dei primi 2 secoli si è cercato di accantonare questo episodio? La ragione è che conteneva e contiene una frase pronunciata da Gesù che è incriminata. Ha detto all'adultera: io non ti condanno. Sant'Agostino dava la sua spiegazione piuttosto sbrigativa e diceva che alcuni fedeli di poca fede, o meglio nemici della vera fede, temevano probabilmente che l'accoglienza del Signore per la peccatrice desse la patente di immunità alle loro donne. Detto in parole povere, i mariti, i genitori, i responsabili delle comunità devono avere pensato che la frase pronunciata da Gesù, io non ti condanno, poteva essere fraintesa. Quindi meglio ignorare questo racconto. E difatti è rimasto fuori dai Vangeli per ben 2 secoli. Il motivo vero non è quello di Agostino, ma è che nei primi secoli la Chiesa aveva adottato nei confronti dei peccatori una pastorale rigida, severa, poco misericordiosa. E come mai? È che il numero dei cristiani era aumentato molto. Se si calcola per esempio a Roma su 1 milione di abitanti, si pensa che fossero almeno 30.000 i cristiani. E allora lo sappiamo che quando aumenta il numero pian piano diminuisce la qualità. E si era introdotto un certo lassismo che portava a giustificare tutti i comportamenti. Tutto va bene, faceva ritenere lecito tutto. E il peccato grave commesso dopo il battesimo non era un incidente eccezionale, ma veniva preso piuttosto alla leggera. E allora hanno pensato di elaborare una pastorale molto dura nei confronti dei peccatori. Chi sbagliava veniva estromesso dalla comunità e a coloro che avevano rinnegato la fede c'erano 3 peccati che non venivano perdonati: rinnegare la fede, l'omicidio e l'adulterio. A costoro veniva negata la riconciliazione. Naturalmente c'era anche chi era più comprensivo della fragilità umana, per esempio Papa Callisto sosteneva una pratica meno rigorosa, più evangelica, e un libro che è stato scritto nel IV secolo, era una specie di manuale di orientamento per il clero, le Costituzioni Apostoliche, raccomandavano al vescovo di imitare nei confronti dei peccatori ciò che aveva fatto Gesù con l'adultera, quella donna peccatrice che gli anziani avevano posto innanzi a lui. Tuttavia, la tendenza prevalente era quella rigorista e conosciamo anche i nomi di chi la sosteneva: Tertulliano, Ippolito di Roma. Verso la metà del II secolo, siccome ci si era accorti che con questo rigore venivano estromessi tutti dalla comunità, si era arrivati a concedere il perdono a chi peccava gravemente una sola volta in vita. Ai recidivi non rimaneva che attendere il severo giudizio di Dio. Bene, questo è il contesto che dà la ragione dell'estromissione di questo episodio dai Vangeli. Comunque, guardato con un certo sospetto, il brano ha continuato a circolare
fino a quando è riuscito a trovare un posto nel Vangelo secondo Giovanni dove si trova ora. Ma non è di Giovanni questo racconto. Oggi i biblisti sono concordi. Questo racconto è stato preso dal Vangelo di Luca, lì l'hanno tagliato via, poi ha girato un po' in vari manoscritti, ma alla fine è andato a finire nel Vangelo di Giovanni, ma è chiaramente fuori posto. E sanno anche i biblisti da dove è stato preso. Alla fine del capitolo 21 del Vangelo di Luca manca proprio questo racconto. Sentiamo come viene introdotto. Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo al Tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Il contesto in cui l'Evangelista Luca aveva collocato questo episodio è durante l'ultima parte della vita pubblica di Gesù, siamo vicini alla Pasqua, e aveva introdotto questo racconto dicendo che Gesù durante la notte pernottava all'aperto sul Monte degli Ulivi e poi al mattino ogni giorno si recava nel Tempio e tutta la gente accorreva a lui. E poi nel Vangelo secondo Luca continuava con il racconto del nostro episodio. Però anche nel Vangelo secondo Giovanni viene notato che Gesù di buon mattino va nel Tempio. Notiamo l'ora, è l'inizio di un nuovo giorno, è una luce nuova che adesso va là nel Tempio, splenderà e permetterà di scorgere un aspetto meraviglioso del volto del Dio di Gesù di Nazaret. E poi il luogo, nel Tempio, dove si andava a incontrare il Signore e dove veniva amministrata la giustizia secondo i criteri di giustizia umana. È lì che portano la peccatrice di cui non viene detto il nome. Rappresenta la condizione dell'intera umanità che è stata infedele al Signore, un'umanità che pensa di trovare la gioia, la felicità lontana da Dio. E come reagisce il Signore di fronte a questo comportamento di un'umanità che non si fida di Lui, si allontana pensando di essere felice e trovare la gioia per altri cammini diversi da quelli che indica Lui. Ciò che accade in questo incontro è di una importanza decisiva per capire come Dio si rapporta con chi preferisce allontanarsi da Lui. Noi non dobbiamo cercare risposte con i nostri ragionamenti. Dio è venuto a farsi vedere in Gesù di Nazaret. È venuto a parlarci direttamente e ci ha detto di fronte a un fatto concreto qual è la sua giustizia. Avremo in questo racconto il confronto fra la nostra giustizia e la giustizia di Dio, la giustizia con cui di fronte a un peccato la Chiesa dei primi secoli ha fatto fatica a perdonare. Noi vedremo in questo racconto la difficoltà che c'è ad accettare un modo nuovo di guardare a chi commette errori, a chi sbaglia. Sentiamo adesso il racconto. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio.
la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. L'adultera che viene presentata a Gesù doveva essere una ragazza quindicenne. E come mai si riesce a stabilire più o meno l'età che doveva avere? Perché dicono che deve essere lapidata. E questo significa che non era ancora andata a vivere con il proprio sposo. Se avesse commesso adulterio dopo essere già vissuta con suo marito, doveva essere strangolata. E quindi è una ragazza ancora molto giovane, inesperta, e viene colta mentre sta compiendo questo peccato e portata là, davanti a Gesù. E certamente sconvolta, spaventata, sa che c'è la pena di morte per chi commette questo peccato. In realtà non doveva avere paura, perché non venivano né lapidate né strangolate le donne adultere, perché quando la Torah commina la pena di morte non significa che doveva essere eseguita, era per indicare la gravità del reato. Difatti la pena capitale è stabilita anche per chi percuote il padre o la madre, oppure per chi viola il sabato. Mai sono state eseguite queste condanne a morte per questi reati. La pena, lo sappiamo, serve per definire la gravità di un reato. Un conto è dar 2 anni di galera, un conto è darne 20 o la pena di morte. Ma c'è un'altra ragione per cui questa donna non doveva aver paura. È che non era lei la vera accusata. Lei era solo uno strumento per arrivare poi a condannare Gesù. Queste persone che avevano in mente la loro giustizia, che è quella logica secondo i criteri umani, chi fa il male deve essere punito, non sopportavano una nuova giustizia che Gesù stava introducendo nel mondo. E allora lo pongono di fronte a questo fatto concreto, dove deve venire allo scoperto con la sua nuova giustizia, che loro non sopportano, e allora pretendono che si pronunci. O si schiera dalla parte di questa peccatrice, allora è contro la Torah, oppure segue, come dovrebbe fare, i criteri degli uomini, la giustizia degli uomini, ma in questo caso deve schierarsi contro i suoi amici. Era accusato di essere amico dei pubblicani e dei peccatori. Ecco che pongono in mezzo questa donna e è di fronte a questo male che adesso è posto al centro dell'attenzione che vengono alla luce chiare, nitide, le 2 giustizie. E stiamo ben attenti che quella giustizia degli scribi e dei farisei è molto logica secondo i criteri umani. Il pericolo qual è? Di proiettare questa giustizia in Dio e pensare che Dio è giusto quando si comporta secondo i nostri criteri di giustizia, ed è esattamente ciò che è stato fatto. Ancora oggi si predica un Dio che fa giustizia secondo i nostri criteri, e questo Dio lo difendiamo perché ci va bene, ma è il nostro idolo. Oggi, per fortuna, Dio viene a farsi vedere e ci mostra qual è la sua giustizia. Il caso non ha nulla di problematico, perché il fatto è evidente e il libro del Levitico stabilisce al capitolo 20 che se uno commette adulterio con la moglie del suo prossimo, l'adultero e l'adultera devono essere messi a morte. Noi siamo portati a fare questa giustizia,
rappresentata dagli scribi e dai farisei, il peccato come veniva eliminato? Versando del sangue, che poteva essere quello del peccatore o in sostituzione, là nel Tempio, con il sangue di un olocausto che veniva offerto al Signore, il sangue di un agnello. Quindi la giustizia la si fa quando si punisce il colpevole, per fargli capire che il male non va fatto, glielo si fa. Questa è la giustizia, per fargli capire che non si deve far soffrire un altro, si fa soffrire lui, per fargli capire che non si deve uccidere, e qui si arriva proprio all'apice, lo si uccide con la pena di morte, così capisce che non si deve uccidere. E chi ragiona in questo modo ha dalla sua parte la legge di Mosè, quella scritta sulla pietra. Ed è il modo con cui anche noi ragioniamo. Quando diciamo giustizia è fatta, non vuol dire che si è recuperato alla vita chi ha sbagliato, chi si è fatto del male, perché il peccato punisce più di ogni altra persona colui che lo compie. Allora, se per noi fare giustizia vuol dire semplicemente punire, far soffrire quella persona che ha compiuto il male, la si lascia com'è. Il pericolo, lo ripeto, è di proiettare in Dio, e questo è blasfemo, proiettare in Dio questa giustizia. Tu che ne dici? Com'è che tu fai giustizia? Loro hanno già capito che è entrata nel mondo una nuova giustizia, che è sorto un giorno nuovo. Questa è la domanda con cui pensavano di aver incastrato Gesù. Non puoi sfuggire a questa domanda, tu vieni condannato. In realtà gli hanno offerto, per usare un termine sportivo del calcio, gli hanno offerto un assist per gettare un fascio di luce stupenda sul volto di Dio, inconfondibile. La sua risposta non è una parola, ma un gesto misterioso. Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, alzò lo sguardo e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna era là, in mezzo. Allora Gesù alzò lo sguardo e disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanche io ti condanno. Va e d'ora in poi non peccare più». Che strano modo di rispondere alla domanda che gli è stata rivolta. Comincia a scrivere per terra. Noi forse avremmo cominciato a discutere con loro, a disquisire sulla giustizia e forse anche a rinfacciare agli scribi le loro maligne intenzioni. Avremmo detto loro: guarda che ho capito che a voi la donna non interessa niente, voi ve la siete presa con me. Gesù non segue questo cammino. Per quale ragione? Lui ha due obiettivi: salvare la donna e salvare anche i suoi accusatori. Deve liberarli da quel criterio di giustizia che hanno in mente, che ritengono giusto, perché non ha nulla a che vedere con la giustizia di Dio. Deve far passare tutti dalla giustizia degli uomini alla giustizia di Dio, e per questo
mette in atto una pedagogia che è straordinariamente efficace, come vedremo. Anzitutto, lui capisce che si trova di fronte a un branco e tutti noi sappiamo qual è la legge del branco. Sono delle persone che si mettono insieme e agiscono tutti insieme e quindi non si sentono personalmente responsabili di quello che fanno. Se decidono di lapidare qualcuno, nessuno c'entra. Lo vediamo quando si lapida con la lingua, con le maldicenze, con le calunnie, con quel che dicono tutti. Nessuno è responsabile. Ecco, quello che Gesù deve fare con queste persone che lui vuole salvare, non solo la donna ma anche loro, è quello di sciogliere il branco e fargli prendere coscienza di ciò che stanno facendo. Ecco il primo significato del silenzio di Gesù e del suo scrivere per terra, perché mentre lui comincia a scrivere per terra, lì si fa certamente silenzio e quando si fa silenzio ciascuno si ferma un attimo e comincia a pensare, comincia ad ascoltare il proprio cuore. È come se Gesù avesse detto a ognuno: chiediti, perché sei venuto qui con questa donna? Che cosa vuoi ottenere? Cosa ti ha mosso a portarla qui? Se ci pensi bene, forse ti vergogni di quello che hai fatto. Non nasconderti nel branco, guardati dentro. Ecco cosa deve essere accaduto in questo primo momento di silenzio. Ma quelli insistevano nell'interrogarlo. Per rompere il silenzio, e qualcuno ha detto a Gesù: rispondi a sta domanda sì o no. E Gesù alzò il capo e disse loro: chi di voi è senza peccato, per primo comincia a scagliare le pietre. Ecco come procede Gesù. Uno alla volta, non tutti insieme, uno alla volta. Dopo aver riflettuto, comincia a scagliare le pietre contro di lei, ma a una condizione: dopo aver riflettuto ed essersi reso conto che è totalmente diverso da questa donna, che non ha peccati, che è puro, integro. Allora cominci. Mettiti di fronte alla tua coscienza. Prima di scagliare le pietre, rifletti. Anche le pietre scagliate con la lingua, prima di scagliarle, anche se sono delle cose vere, pensaci, rifletti per quale ragione tu scagli queste pietre. Sei sicuro che stai facendo una bella azione? Vuoi fare del bene alla persona contro la quale tu scagli queste pietre, dalla maldicenza? Sei proprio certo che nessuno a sua volta potrà scagliare le pietre contro di te, raccontando maldicenze sul tuo conto? E Gesù si china di nuovo a scrivere per terra e il fatto viene rilevato la seconda volta, quindi vuol dire che è importante. Quale significato voleva dare Gesù a questo gesto? L'opinione che si è diffusa a partire da San Gerolamo, quella che mi ricordo veniva raccontata anche a me fin da quando ero bambino nella catechesi, è che Gesù si è messo a scrivere i peccati degli accusatori e poi, quando ognuno vedeva il proprio peccato scritto lì sulla sabbia, capiva che era il suo e scompariva dalla vergogna. Non ha alcun senso questa spiegazione. E tra l'altro, non so se piace a voi, questo Gesù che vuole svergognare pubblicamente i suoi accusatori. No, è completamente fuori strada questa interpretazione, anche perché c'è una ragione molto semplice, è che la spianata del Tempio era lastricata e quindi non si scriveva sulla sabbia, è una pietra quella sulla quale Gesù muove il suo dito.
Nell'interpretazione quindi di questo gesto dobbiamo attenerci a quel che ci dice il testo, non a ciò che si può intuire, pensare, supporre che Gesù abbia scritto. È solo il gesto di scrivere quello che viene ricordato dall'Evangelista. Si insiste su quel dito che si muove sulla pietra. E allora io vado a cercare nell'Antico Testamento quando si muove su una pietra il dito di Dio, ed è quando scrive il Decalogo sulle tavole di pietra. Avete la legge scritta sulla pietra, pare che dica Gesù, non quella scritta sul cuore. Chiediti, hai un cuore di pietra o un cuore con sentimenti umani? Perché i profeti, Geremia, Ezechiele, avevano parlato di un cuore di pietra, che è quello degli uomini, ma un giorno Dio avrebbe cambiato questo cuore di pietra, lo avrebbe sostituito con un cuore realmente umano. E il cuore è umano quando assomiglia al cuore di Dio, che ama in un modo incondizionato. E quelli, avendo udito questo, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più vecchi. È bellissima questa scena. Non vanno svergognati. Che brutta questa interpretazione. Gesù ha cambiato il loro cuore. Hanno cominciato a riflettere e hanno capito cosa stiamo facendo, che giustizia è mai la nostra. E i più anziani sono stati i primi a capire questo e si sono allontanati in silenzio. Gesù non ha voluto umiliarli, svergognarli. Gesù vuole bene anche a coloro che hanno portato questa donna e li vuole rendere felici. E con questa rabbia che hanno in cuore, con questa giustizia vendicativa, non sono felici, non sono figli di Dio, non sono uomini. E Gesù vuole donare loro un cuore nuovo e c'è riuscito, un cuore che ama come quello del Padre del Cielo. Ed è rimasta sola la donna con Gesù. La donna era stata collocata in piedi e Gesù era seduto. Le nostre traduzioni dicono a quel punto Gesù alzatosi. No, Gesù è sempre seduto, è sempre in basso, guarda verso il peccatore dal basso verso l'alto, come aveva fatto con Zaccheo là a Gerico. Gesù sollevò lo sguardo e con tenerezza guardò la donna e le chiese: dove sono? Nessuno ti ha condannata. Il dialogo tra i due è molto semplice, poche parole. Gesù la chiama donna, come aveva chiamato la madre donna, la Samaritana, la Maddalena donna perché piangi, non ha nome. Donna è il suo vero nome, quello della sposa, che è l'umanità, che finalmente ha incontrato lo sposo che la ama malgrado tutti i suoi tradimenti. E le chiede, senza neppur nominarli, dove sono quelli che ti accusano? Nessuno ti ha condannata. La donna rispose: nessuno, Signore. E viene adesso la celebre frase incriminata che ci rivela la giustizia di Dio. Io non ti condanno. Va ed ora in poi non farti più del male. In questo episodio
come ho detto, si confrontano le due giustizie, quella degli uomini, rappresentata dagli scribi e farisei, e quella di Dio. Fare giustizia per scribi e farisei significa condannare, punire, farla pagare, infliggere dolore per riparare il male che è stato fatto. Attenti bene che noi abbiamo proiettato in Dio questa giustizia che è blasfema. Gli abbiamo fatto fare degli inferni dove avrebbe poi cacciato coloro che avevano peccato. Non esiste nella Bibbia nemmeno il termine inferno. Eppure abbiamo fatto fare a Dio questa giustizia che è la nostra, che ci va bene, e quando Dio è venuto a farsi vedere e a mostrarci la sua giustizia, noi rischiamo, se non riflettiamo, di comportarci come quegli uomini che vogliono vedere la condanna. In Gesù noi vediamo il Dio che fa una netta distinzione fra il peccato che lui condanna e il peccatore che lui ama e amerà sempre, non condannerà mai. Non approva Dio, non giustifica il peccato, lo odia, e l'adulterio è un peccato grave, fa molto male a chi lo commette e può avere delle conseguenze drammatiche, può sgretolare una famiglia con effetti che poi si ripercuotono anche sui figli e sui figli dei figli. Quindi Dio odia questo peccato. Ricordiamo che nel discorso della montagna Gesù presenta un'etica sessuale che va ben al di là di quella rabbinica. Gesù non solo condanna l'adulterio, ma chiama adulterio anche il desiderio cattivo, perché è dal cuore che inizia il processo che porta poi al tradimento dell'amore sponsale e ha conseguenze drammatiche poi nella vita delle persone. Ma il peccatore non si identifica con l'errore che commette, e notiamolo bene, qui non il peccatore pentito, ma il peccatore. Il perdono di Dio non è un indulto o un'amnistia concessa a chi gli chiede scusa. No, il perdono di Dio c'è anche se tu non hai pentito, e per perdono si intende che Lui ti vuole recuperare alla vita e non ti punirà mai. Odia il peccato, ma il peccatore viene amato in modo incondizionato da Dio. Questa è la nuova giustizia. E capiamo anche la ragione per cui questo brano non volevano che comparisse nei Vangeli, perché ci obbliga a convertirci alla giustizia di Dio e a rinunciare ai criteri della nostra giustizia. Ecco perché Gesù ha detto anche a noi di comportarci come il Padre del cielo. Non condannate, per non essere condannati. E attenti bene, non intende dire non condannate altrimenti Dio vi condanna, no, perché Dio non lo fa mai. Ma se tu adotti il criterio della condanna degli altri, poi ti condanni. Lo devi applicare anche a te stesso, perché ti sembra logico, ragionevole, ma così ti fai del male, ti ripieghi sul tuo errore, continui a rimuginare, rimani bloccato, non guardi avanti nella tua vita. La persona che accoglie lo sguardo di Gesù sul peccatore prende coscienza del male commesso, lo condanna, ma continua a sentirsi amabile, continua a sentirsi sempre legata e vede sempre Dio che le sorride. Ed è questo sorriso di Dio che ti vuol bene che ti recupera alla vita. Questo criterio cattivo di giudicare se stessi e gli altri porta a macerarsi con rimorsi che anche psicologicamente ci fanno del male e solo del male. Poi un altro pericolo
siccome il male ci infastidisce, si può essere indotti a negarlo e a sentirsi giusti e in diritto di condannare gli altri. La persona serena, equilibrata, prende coscienza che per la sua stessa natura umana, impastata di bene e di male, in lei è presente il grano e le zizzanie e non può essere diverso. È la nostra condizione umana quella che Dio ama e quindi l'errore e la fragilità devono essere messi in conto, ma tenendo sempre presente che il peccato non ci identifica come la totalità della nostra persona. La persona è amata da Dio perché siamo figli di Dio. Il peccato è ciò che ci ha fatto del male. E l'invito a non lasciarci condizionare dai nostri errori, a non perdere la gioia perché non si è perfetti. E ciò direi che i confessori dovrebbero dire a chi riconosce il proprio errore e si rivolge a un prete per udire una parola di gioia e di speranza. Dal prete dovrebbe sempre sentirsi dire: non ti deprimere, non ti abbattere, abbi piena fiducia in Dio, rialzati e percorri con amore la parte della tua vita che tu hai davanti. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.